Yeah, again. My name is Tim Hunter, and it's a pleasure to be here today. I want to thank the Gary and the Monty families for this opportunity, and also thank you all for being here. I am with Avure Technologies, and Avure Technologies has been in the high-pressure equipment and science business since the 1950s. I'm going to talk a little bit more in detail in a moment, but my goal today is to give you a high-level understanding or an introduction to HPP and Dunque mi chiamo Tim Hunter e vorrei ringraziare entrambe le famiglie anche della vostra presenza. Io rappresento Avure Technologies ed è una società che è attiva nel settore dell'HPP dagli anni 50. Adesso vi farò una piccola introduzione e cercherò di darvi un po' di informazioni sulla tecnologia. So I plan to show you a high-level view of simply what is HPP and discuss the history of HPP, talk a little bit about the leadership of Avure Technologies in the industry, to go over a few of the market trends, especially some of the global outlook as well as in the US, and then present an introductory video. Dunque semplicemente vi spiegherò cos'è questo HPP, vi darò una panoramica del concetto, un po' di storia sulla tecnologia e anche sulla leadership della Avure Technologies, vi parlerò di alcuni trend del mercato e vi farò vedere un video introduttivo. So, what is HPP? It is a technique for preserving foods and beverages with the use of high hydrostatic pressure. That means even amounts of pressure, water pressure, from all sides. Dunque, cos'è l'HPP? L'HPP è una tecnica per mantenere e conservare gli alimenti e le bibite con un utilizzo di pressione idrostatica di altissimo livello che al quale viene omogeneamente sottoposto il prodotto. As Dr. Gary said, there are many applications for HPP. The example here is coconut water, and I use salami. And first, the product is placed in a HPP safe packaging, something that has been proven to work with HPP. Dunque ci sono diversissime applicazioni, dai liquidi ai salumi, e il prodotto comunque viene messo nella sua confezione finale affinché possa essere processato. So then the product is loaded into an HPP basket. Quindi viene messo in queste ceste il prodotto confezionato. That basket goes into a HPP system where hydrostatic pressure of up to 87,000 pounds per square inch is applied to the product. Quindi questo cesto viene messo all'interno di una cabina di pressione idrostatica che arriva fino a quello che loro chiamano 87.000 psi, quindi 87.000 atmosfere. Out comes a product that is treated, it looks very much the same. However, there is improved safety, extended shelf life, clean label, retained vitamins and active enzymes in some products, and sometimes the texture of the product can be even improved by the process. Quindi questi sono alcuni dei benefici veloci del trattamento HPP. Si migliora la sicurezza del prodotto, si riesce ad estendere la shelf life, quindi la durabilità del prodotto, un'etichetta pulita, mantiene tutti i suoi valori nutritivi per alcuni prodotti e delle volte addirittura proprio le caratteristiche organolettiche del prodotto, le caratteristiche anche fisiche del prodotto sono migliorate. So some of the history of HPP, I think this will be discussed a little later, but in the 1890s, HPP was looked at as a possible way of pasteurizing milk. At the same time, Louis Pasteur was doing heat pasteurization testing. Quindi, ad esempio, se andiamo molto indietro nel 1890, addirittura si aveva pensato di fare l'HPP per la pasteurizzazione del latte. In the 1990s, more practical technologies led the application of science, and where we could actually start applying HPP to commercial applications. Quindi si è passato poi dopo a una fase nel 1990 di fatto pratica, dove si è riusciti a utilizzare la tecnologia simile per
per usi proprio pratici, mentre prima erano solo teorici. Avure Technologies built the first custom HPP system. There's one for guacamole, which took a product that was 5 cents a pound, and it became a new product that could sell for $5 a pound. There was a value add in the HPP to broaden the market distribution of that product. Quindi fin dall'inizio la tecnologia HPP è stata utilizzata per il guacamole, e questo ha permesso di aggiungere valore, quindi di incrementare il valore del guacamole da 5 centesimi al pound fino a $5 al pound. So 1999 to 2006, more standard repeatable designs were created with our Generation 2 products like the 215 and 300L. There were vertical systems, horizontal systems, and major meat producers like Hormel and Purdue launched the first natural RTE products using HPP. Quindi c'è stata un'evoluzione del 99 fino al 2006 con nuovi macchinari. Infatti il primo macchinario sistema commerciale che è stato portato in Italia nel 99 con macchine orizzontali o verticali come tecnologie, e i principali produttori di carne che hanno utilizzato questi macchinari è stato Hormel e Purdue. It's very important to note that one of the very first HPP systems built was delivered here in Italy in 1999. E quindi sì, è molto importante sottolineare che uno dei primissimi sistemi commerciali è stato proprio portato qua in Italia nel 99. Today there's a wide variety of applications. Commercial processes are accepted with Generation 3 and Generation 4 systems. They're more reliable and have more efficient throughput than ever. There's, like I said, a wide variety of applications, and there is this thing called HPP outsourcing or toll processing, which has been embraced globally. Quindi diciamo che con gli anni, dal 2007 fino ad oggi, c'è stata una maggiore accettazione e anche riconoscimento nei confronti del trattamento, proprio con le nuove generazioni di nuovi sistemi, e più efficacia e affidabilità e anche applicabilità del processo stesso, tant'è vero che oggi si è andati non solo a fare processo per se stessi ma anche per conto terzi. So as I said before, Avure has been a leader in high pressure systems for a very long time. We started around 60 years ago developing a system for industrial applications. Innovations such as wire winding vessels was some of the great innovations that was made by our company through the years. So we believe that we have the safest and most efficient systems because of the innovations made over those years. Quindi è sempre stato un leader nell'HPP, infatti ha inventato la prima pressa di synthetic diamond. Synthetic diamonds for industrial applications. È un'applicazione industriale di diamante sintetico, e innovazioni diverse sono state portate proprio negli anni nel modo più sicuro e affidabile con i loro disegni, i loro sistemi. Now I've mentioned some of this already. Not only have we developed equipment that is innovative, but we also developed a lot of the science. Techniques for thousands of existing and new products. And we've also worked with scientists like those in the room here, working together with noted scientists in the field. Non solo hanno avuto un ruolo da portabandiera per quanto riguarda proprio le nuove tecnologie, ma loro sono stati anche diffusori di scienza e tecnologie nuove, e hanno portato non solo innovazione ma proprio cultura, e collaborano tuttora con personaggi come quelli presenti oggi con noi. So here's the fun part. What role does HPP play in today's food and beverage industry? Questa è la parte divertente. Quindi che ruolo ha l'HPP nell'industria agroalimentare d'oggi? So there are three major areas of concern for HPP. One, our consumers are way more educated now and are looking for healthier options. They are looking for fresh, refrigerated, not frozen. They're looking for high quality foods, clean label, that means with very few additives and preservatives. They want nutritional and convenient products because of the busy lifestyles. Quindi cosa succede oggi? Oggi succede che i consumatori sono molto esigenti,
richiedono moltissime caratteristiche nei prodotti che acquistano. Tra le caratteristiche appunto il fatto che il prodotto sia fresco, che sia refrigerato ma non congelato, che sia di alta qualità, che l'etichetta sia pulita, intesa senza additivi, che siano prodotti nutrienti e che siano anche pratici, convenienti. Also, for the food and beverage industry, heat pasteurization will not be an option as we go farther. They will need to deliver the clean label that the consumers are asking for. Packaging will need to change to communicate not just with words but about how it looks on the shelf, fresh and healthy. Products must have an extended shelf life, and they also still need to protect the brand of the company through protecting against recall, and also they don't want to be wasting products, so they want to look to HPP to help reduce waste. Dunque, dal punto di vista invece dell'industria agroalimentare ci sono diversi benefici e anche a questo punto esigenze, come ad esempio il fatto di non riuscire più a fare la pastorizzazione calda o comunque sottomettere i prodotti a dei processi termici, all'esigenza di mantenere comunque i prodotti il più naturali e i più puliti possibili da qualsiasi tipo di additivo, conservanti eccetera, e di poter comunicare proprio con il packaging un prodotto fresco e salutare e di mantenere sicuramente, estendere il più possibile la shelf life e di proteggere, quindi questo da un punto di vista più indiretto, proteggere anche il marchio e ridurre gli scarti. And this is the final concern of food safety compliance. This is very important for businesses, especially that want to export into the U.S. Food Safety Modernization Act is relatively new. The FDA has power to recall product. They also have the power to prosecute companies that are producing at will. And this applies to anyone, anywhere selling food into the United States. HPP is also accepted by governing health agencies around the globe, but this is a very important step, especially with some of the plans that are spoken of today in the room. Quindi un altro aspetto, e questa volta dal punto di vista delle autorità, quindi lui parla di questa legge in America, la Food Safety Modernization, dove hanno un potere proprio di fare un recall, quindi di richiamare i prodotti fuori dagli scaffali, e hanno il potere proprio di perseguire le società per qualsiasi tipo di piccola problematica che possa esserci con i prodotti sugli scaffali, e questo viene applicato a tutti, chiunque venda prodotti agroalimentari negli Stati Uniti, e quindi l'HPP è stata accettata da agenzie governative e agenzie, autorità anche a livello globale proprio per riuscire ad affrontare queste problematiche. So the new challenge is there's a balance for food processors today. On one side, you want to deliver a safe product and with extended shelf life, but now you're balancing, you want to create a clean label product, such as reduced sodium. You want a fresh refrigerated product and still make it convenient and homemade. HPP is the hub of this solution with the various, I'll include this chart because Dr. Gary loves this chart. But HPP, as you see here, delivers all of these things: extended shelf life, innovative fresh products. Even in the shellfish market, there's a lot of food, fish applications. Some of those are in this room as well. Convenience, reduced sodium products, clean label, pathogen elimination. Quindi oggi bisogna trovare una sorta di equilibrio tra l'esigenza proprio, l'esigenza della sicurezza alimentare e quindi dell'estensione della shelf life, e l'esigenza di avere appunto l'etichetta pulita, di avere un prodotto fresco, un prodotto conveniente, ma anche con qualità artigianali, e di ridurre l'utilizzo sicuramente del sale, che ad esempio negli Stati Uniti viene posto come un aspetto centrale. Questi sono, diciamo, un grafico che piace molto al dottor Gary, infatti l'ho messo per quello,
che guarda per colore tutti i benefici, diversi benefici che può avere, appunto la riduzione del sale, la capacità di dare prodotti innovativi, la convenienza, l'eliminazione di patogeni, eccetera. So HPP grows globally while attracting new customers. These pie graphs represent some pretty significant, important information. HPP used with success in every major food-producing region of the world. And this chart on the left shows where those are. The majority of those are in North America, but it is spread globally over the years, and you'll see that more of that in a moment. Quindi praticamente c'è stata proprio una crescita dell'utilizzo dell'HPP a livello mondiale e l'HPP viene utilizzato con successo nelle principali regioni di produzione agroalimentare del mondo, ha una ampissima varietà di applicazioni sui prodotti, molti di quelli in Italia. Qua ci sono un po' di grafici che mostrano la divisione dei paesi e l'applicabilità a seconda della categoria del paese. To the growth of the market, growth overall is 15% year over year since 2003, and now we're at almost 60,000 liters of HPP processing in the world. The red represents here. Come potete vedere, la market leadership proprio della Avure, c'è stata una crescita anno dopo anno del 15% e di circa 60.000 litri di processi HPP nel mondo, e qua dimostra. So HPP has been adopted around the world. It's making global headlines. The HPP food and beverage market is expected to reach $12 billion by 2018. And as we've mentioned, HPP is opening doors for new applications. Do we have time for the video? Tim, can you go back just one? Trying to get through the 10 minutes. Quindi l'HPP è stato adottato, è riconosciuto sempre di più, viene sempre di più parlato anche a livello di stampa, si stima un valore di 12 miliardi di dollari come mercato entro il 2018 e si stanno aprendo anche nuove applicabilità del sistema, del processo. Grazie.